Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi vediamo come investire, parte 2, e parliamo in particolare di ETP. Cosa sono gli ETP? Gli ETP, intanto ETP è un acronimo che sta per Exchange Traded Product. Come dice la parola, sono dei prodotti exchange scambiati sui mercati. Quindi all'interno degli ETP, che sono i nostri, genitori, troviamo quelli che ci interessano di più, cioè gli ETF, gli ETC e gli ETN. Velocemente cosa dire? Dimenticati degli ETP, perché tanto non ha senso ricordarsi il nome dei genitori. Dimenticati anche degli ETF, perché tanto il 90% o di più di quello che andremo a trattare sarà un ETF. Ma ricordati, perché le cose importanti sono quelle pericolose, ricordati un attimo degli ETC e degli ETN. Allora, intanto gli ETC sono, ti faccio un esempio banale, l'oro, ecco. L'ETC sono le commodity, Exchange Traded Commodity, quindi cose che tu tocchi con mano in senso propriamente detto. Gli ETN, qua attenzione, pericolo, cartello rosso, gli ETN sono dei titoli di debito con rischio di emittente e io spiego sempre gli ETN prendendo un foglio di carta dicendoti, ecco, questo è un ETN. Un foglietto di carta non vale nulla, lo diamo alle fiamme, tu non hai più €1. Quindi attenzione quando vedi degli ETN, ok? Poi lo vedremo più nel dettaglio, però volevo darti questa infarinatura generale. Quindi parliamo di ETP, parliamo di ETF, parliamo di ETC, parliamo di ETN, non importa come si chiamano in particolare, però vediamo quali tipologie, quali macro categorie sono racchiuse all'interno degli ETP. Allora, intanto abbiamo gli ETF che replicano il mercato azionario e quello obbligazionario, quindi tu con un ETF puoi comprare una serie di azioni, dei panieri composti nella maniera più disparata. Facciamo un esempio dell'ETF più grande che tu potresti acquistare in Italia, l'S&P 500, quindi CSSPX è il ticker di negoziazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu con quell'ETF puoi comprare l'S&P 500, che è un paniere che contiene le 500 aziende a più alta capitalizzazione del mercato americano. Esempio banale. Poi ETF obbligazionari, in questo momento non so più qual è il più grande, ma credo che siano i treasury americani ultra short term, 0-1 anno mi sembra. Quindi l'esempio eccolo qua, un ETF obbligazionario potrebbe essere un paniere che raccoglie una serie di obbligazioni con determinate caratteristiche. Potrebbero essere tutte le obbligazioni emesse dal Tesoro americano con scadenza 0-12 mesi. Poi abbiamo metalli preziosi, eccoci qua, finalmente abbiamo un ETC, quindi un esempio ancora di questa categoria sono l'oro, l'argento, il platino, il palladio, eccetera, quindi metalli preziosi, ok? Che però è diverso da un'altra cosa che noi vediamo, che sono le materie prime, quindi tocchi tutto con mano, anche l'oro è una materia prima, però ha una classificazione un attimo separata di metallo prezioso. Poi però abbiamo le materie prime, come dicevo, che sono comunque cose che tocchi con mano, ma per farti un esempio, pensa ai frutti della terra, ok? I frutti della terra non sono solo il grano, non sono solo il legno, ma potrebbero essere anche il petrolio, l'acqua, eccetera. Sull'acqua mi sta venendo qualche dubbio, ma il concetto credo che ti sia passato. Insomma, tutte le materie lavorate nel settore primario. Poi abbiamo le criptovalute, e questo è un bellissimo esempio di ETN prevalentemente, poi lo vediamo un attimo meglio. Quindi tu puoi replicare con questi ETP, con questi strumenti, l'andamento o di Bitcoin o di Ethereum o di panieri di criptovalute, quindi tu dici io le compro tutte, puoi farlo con questo strumento, un ETP, in particolare un ETN che replica l'andamento delle criptomonete, delle criptovalute. Poi andiamo verso la fine di queste macro categorie, l'immobiliare, qua siamo sempre su ETF di azionariato, però legati al settore immobiliare, quindi tu vuoi replicare l'andamento del settore immobiliare, non so, italiano, americano, dei paesi sviluppati, puoi farlo tramite un ETP che ti replica l'andamento di queste società che comprano e vendono immobili commerciali, residenziali, dipende da cosa vuoi comprare, o che li affittano. E in ultimo, l'ultima grande macro categoria, abbiamo il mercato monetario, quindi
quindi tu vuoi depositare, è un esempio, la tua liquidità da qualche parte, lo strumento più grande del mercato monetario che mi viene in mente è Xeon, quindi dopo lo vediamo più nel dettaglio, ma questi sono un po' degli esempi di ETP più importanti in assoluto, ok? Poi vedrai che alla fine le cose importanti da ricordare sono gli ETF di azionariato e quelli di obbligazionariato. Il mercato monetario sì, è uno strumento che puoi utilizzare per costruire il tuo fondo d'emergenza, l'oro, ma lo vediamo più avanti, qua già stiamo un attimo entrando nel dettaglio. Cose importanti che ti volevo dire in questa infarinatura, perché sono tante, vedi, quindi io devo tagliare corto, altrimenti facciamo come i corsi di 200 video. Cose importanti da sapere sugli ETP, sugli ETF in generale, che tanti usano come sinonimo, ma ETP è una cosa, ETF è un'altra, ma fa niente, lo useremo anche noi come sinonimo. Sono i criteri ESG, I nel senso di Empoli, quindi Environmental, Social and Governance, perdonate il mio inglese. E che cosa sono e cosa ne penso? Questo è importantissimo da dire. Allora, i criteri ESG, adesso traduciamolo in italiano, sono legati all'etica, ecco, mettiamola in maniera così semplice, quindi criteri ambientali, sociali e di governance, come viene gestita un'azienda, quali criteri di ambiente rispetta, l'inquinamento, inquina, non inquina, e quali cause sociali, diciamo, mi va a toccare. Facciamo un esempio pratico perché è un po' confusa la cosa. Un'azienda sicuramente, probabilmente non ESG, è un'azienda che fabbrica armi. Ecco, qua è un disastro. Immagino che armi per la guerra non siano esattamente un qualcosa che rispetta questi criteri. In maniera analoga, tante società petrolifere non rispettano questi criteri perché inquini in maniera spaventosa. Quindi tutto ciò che è etico, che è una definizione estremamente larga e soggettiva soprattutto, rientra in criteri ESG. È importante parlare di questa cosa quando noi parliamo di ETP, perché un grande filtro che tu puoi applicare, quando vieni qua facciamo il questionario MiFID, esiste questa cosa, viene chiesta, vuoi rispettare i criteri ESG sì o no, se ti interessa, è proprio questa, quindi ESG sì o no. Allora, a livello soggettivo la risposta è dipende da te, a livello pratico però la risposta è no. Perché? Perché io escludo delle aziende sulla base di un criterio che io penso che sia oggettivo, no, l'etica una cosa o è buona o è cattiva? No, assolutamente. Quindi io sto andando a attivamente scegliere di escludere delle aziende che però magari performano molto bene. Quindi io avrò dei rendimenti in portafoglio magari minori perché ho escluso queste aziende che non rispettano i criteri ESG. È molto difficile rispondere, io la metto sempre giù in questo modo. Secondo me ESG è un grande no, è una grande trovata pubblicitaria sotto certi punti di vista, perché a parer mio ci sono delle aziende classificate come rispettose dei criteri ESG che però non lo sono assolutamente, eppure hanno, diciamo, questo bollino verde di tutela ambientale, sociale, di governance eccetera. Quindi è una cosa troppo soggettiva e che si scontra personalmente con la mia etica personale, quindi immagino che questa cosa accada anche con altri, quindi non ha assolutamente senso andare a costruire un portafoglio rispettando questi criteri che non sono oggettivi ma sono soggettivi e sono decisi da qualcun altro, quindi dei criteri che magari sono in conflitto con i miei, e questa cosa non ha alcun senso, perde totalmente di senso. Ma soprattutto c'è un rischio, perché io potrei, come dicevo prima, escludere delle aziende che magari performano molto bene, quindi io ho dei rendimenti peggiori. Perché? Perché ho voluto fare beneficenza, fra virgolette. Ma a questo punto io dico, se tu vuoi fare beneficenza, ma tu sei libero di farla, ok? Ma la fai dopo che il tuo portafoglio è tranquillo e dopo che il tuo portafoglio ti ha dato dei rendimenti, ok? Sono tanti modi di fare beneficenza. Adottare criteri ESG secondo me non è il modo, per quello che abbiamo appena detto. È soggettivo, quindi non ha alcun senso introdurre una componente soggettiva in qualcosa di oggettivo come la costruzione di un portafoglio, la gestione di un patrimonio. Parliamo adesso di tipi di replica, numero 3, cosa importantissima. Gli ETP, gli ETF possono avere tanti tipi di replica diversa. Noi abbiamo la replica fisica o la replica sintetica. Allora, la replica sintetica è brutta, come gli ETN, la replica fisica è bella. Poi però attenzione, perché la replica fisica può essere totale o a campionamento / ottimizzata. Allora, facciamo un esempio. Replica fisica vuol dire che io fisicamente, materialmente, concretamente
volte compro tutto un sottostante. Esempio di prima, l'S&P 500. Guardo la definizione, 500 aziende più alta capitalizzazione del mercato americano, benissimo. 500 aziende, benissimo. Ho dentro 500 aziende, letteralmente. Io compro questo ETF, ok? E questo fondo a sua volta, con i soldi che io gli ho dato, compra il sottostante materialmente. Quindi lui ha, non so, 1000 euro, numero a caso, di capitale e li divide in base al peso che queste 500 società hanno all'interno del mercato americano. Facciamo un esempio: se ci fosse un'azienda che quota per il 20% della capitalizzazione delle prime 500 società, io avrò effettivamente un 20% di quell'azienda. Se quell'azienda è, non so, Apple, nome a caso, io avrò effettivamente, materialmente, concretamente in portafoglio un 20% di Apple. Questa è la replica fisica totale, ce le ho tutte 500 con i relativi pesi di mercato. Poi però ci sono dei casi in cui io non posso comprarle tutte. Pensiamo all'azionariato globale. Ma io come faccio a comprare tutte le aziende di tutto il mondo fisicamente? Ma è impossibile. Poi non è vero, è possibile, ma ha dei costi terrificanti. Quindi io adotto sì la replica fisica, io compro fisicamente queste aziende, ma non le compro tutte. Compro solo le componenti più grandi che alla fine dettano l'andamento di mercato. Quindi ho uno scostamento, perché se io faccio una somma algebrica dell'andamento dell'azionariato globale, magari ho un rendimento di, butto un numero a caso, di 3, ok? Poi però la replica, che è sì fisica ma è a campionamento / ottimizzata, ha un rendimento che non è di 3, magari è 3,1, magari è 2,9, ok? Perché non ha replicato interamente questo mercato, ma solamente una sua parte. Però, come vedi, io ho, numero 1, sempre fisicamente in mano delle aziende che rispondono ai criteri dello strumento. E poi, numero 2, comunque questo scostamento non è più di tanto rilevante. A volte addirittura mi permette di avere un rendimento migliore, altre volte magari avrò un rendimento peggiore storicamente, ma mi interessa relativamente, è qualcosa che ha un valore atteso di 0, quindi come vedi io ho perfettamente, quasi perfettamente replicato il mercato globale senza la necessità di comprarlo, perché o non mi è possibile o mi è troppo costoso. E poi eccoci alla replica sintetica, che io dico sempre è una cosa brutta, perché similmente agli ETN, diciamo, io ho il foglietto di carta in mano magari, ok? Io non ho materialmente le 500 società, io ho una controparte che mi promette quel rendimento, però chi mi sta promettendo quel rendimento, i miei soldi che io gli ho dato, non li sta usando, non li ha usati per comprare magari veramente quelle 500 società, e quindi è un problema, perché il rendimento che lui può avere è diverso e io poi ho delle conseguenze. Se questo rendimento è molto peggiore, faccio un esempio, se è molto migliore, bene per lui; se è molto peggiore, però ecco, diventa un mio problema. Quindi stiamo lontani dagli ETN, stiamo lontani dalla replica sintetica. E qui, ripeto, parlo per estremi, ma questo è un corso introduttivo per mega principianti, quindi parliamo per estremi. Ok, parliamo di TER. Allora, il TER, intanto che cos'è il TER e che cosa mi posso aspettare? Beh, il TER è quello che tu paghi, essenzialmente sono i costi di gestione, ok? Quando tu compri un fondo qua in Italia, un fondo, non so, gestito da una banca X o che ti ha venduto la banca, tu sai che ci sono delle commissioni di ingresso, di uscita e di gestione all'anno. Intanto gli ETP non hanno commissioni di ingresso né di uscita, poi guarda sempre il documento che ti danno quando li compri. E questa è una gran cosa, ok? Quindi hanno dei costi sensibilmente minori, perché di sicuro non hai costi di ingresso e di uscita. Poi però anche i costi di gestione sono estremamente ridotti, perché tu stai comprando direttamente, ok? Questo è il grande punto, lo strumento, non ti stai avvalendo di un intermediario che a sua volta ha dovuto pagare il distributore, eccetera eccetera. Ti faccio un esempio: fondo X. Il fondo X incarica qualcuno di dire: guarda, vai in giro, di a queste banche di spingere questo mio prodotto. Benissimo, quindi numero 1, questa persona prende i soldi, questa persona quindi si rivolge alle banche, le banche vogliono una loro parte, la banca poi però deve utilizzare il promotore che c'è lì in banca per collocare questo strumento, e quindi ecco qua un'altra commissione pagata. Quindi sono estremamente più economici
automatici gli ETP, gli ETF, perché tu non hai tutti questi intermediari, vai dritto, ti prendi quello che vuoi tu e sei solo tu, fine. Quindi quali costi aspettarti? Beh, c'è un report di ESMA che dice che in media in Europa, adesso vado un attimo a memoria, i fondi obbligazionari costino intorno all'1,5 di sola gestione, quindi di più con commissioni di ingresso ed uscita, mentre gli azionari siano intorno al 2,5, quindi diciamo che in genere in Europa questi fondi costano intorno al 2% all'anno, mentre gli ETP, gli ETF costano 10 volte meno. Tu pensa a azionariato globale, sono strumenti che ti costano 0,20, 0,22, l'S&P 500 di cui noi abbiamo fatto l'esempio prima, oggi il più grande costa 0,07, non 0,7, 0,07. Quindi ti dico questa cosa per farti capire quanto sia grande la differenza di costi, cioè non è che costano nulla, ovvio, tutti vogliono essere pagati per il proprio lavoro, ma non costano praticamente nulla a livello pratico, sia oggettivo che relativo. Okay. Età degli ETP. Allora, vediamo l'età degli ETP se è importante o no. Assolutamente no. Allora, attenzione, perché l'età degli ETP è irrilevante perché io ho la mia descrizione, quindi so cosa vado a comprare, cosa fa questo strumento. Replica il mercato italiano? Benissimo. Mi interessa relativamente che questo strumento esista da 1 anno, 10 anni o 100 anni. Tanto replica il mercato italiano, se lo fa fisicamente, una replica fisica totale, quello è il sottostante, quindi che sia aperto da 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, non mi interessa. Potrebbe però interessarmi per un discorso di liquidità, quindi certo, un po' esagerato dire no, non mi interessa, ma è un discorso estremamente relativo, perché, questa è la cosa importante, io dubito seriamente che tu possa mai andare a comprare uno strumento che abbia una capitalizzazione talmente bassa da far sorgere dei problemi di liquidità. Queste sono le sciocchezze in cui ci si perde quando si prova a fare da soli, ma ripeto, è improbabile che tu possa andare a considerare questi prodotti, cioè devo dire che ti sei proprio impegnato a cercarli, a trovarli, ok? Sono seppelliti, meno capitalizzazione, meno fama, ecco, sono meno famosi, quindi più difficile trovarli. Se ti cacci in una cosa del genere perché li hai cercati proprio specificatamente, perché volevi fare qualcosa di un attimo strano, particolare, ecco. Quindi ci sta che, vedi, ecco, comincino a sorgere tanti punti e virgole che poi ti fregano. Però in linea di massima c'è abbastanza irrilevante. Però il problema esiste. Strumenti ad accumulo e distribuzione. Adesso vediamo qualcosa di molto importante, come se le altre cose non lo fossero, ma questa forse è la parte più importante in assoluto, perché gli strumenti a distribuzione non hanno senso di esistere. Qui non è che stiamo parlando per estremi, qua stiamo sputando fatti. Lo strumento ad accumulo è uno strumento che utilizza tutti i dividendi per incrementare, ok? Quello che tu hai già comprato in automatico. Lo strumento a distribuzione ti dà questi dividendi, te li distribuisce, lo dicono le parole. Facciamo un esempio pratico. Prendiamo sempre il nostro S&P 500. L'S&P 500 ovviamente ha in pancia delle aziende che danno dividendi. Alcune li danno, alcune no. Queste aziende che danno i dividendi, se tu hai lo strumento ad accumulo, vengono utilizzati dal gestore del fondo in automatico per comprare altre quote. Quindi se tu ricevi, non lo so, 100 euro di dividendi, questi 100 euro verranno utilizzati magari per comprare 20 di Apple, 10 di Microsoft, 5 di Nvidia, eccetera, eccetera, in maniera automatica, e tu non paghi tasse perché non hai realizzato una plusvalenza. Differentemente, gli strumenti a distribuzione questi dividendi te li danno e quindi tu mi realizzi un 26% di tassa, ok? Mi sorge l'imposizione fiscale che viene gestita automaticamente se sei in regime amministrato, che però ecco tu hai pagato e l'hai pagata subito. Quindi strumenti ad accumulo distribuzione, sempre solo ad accumulo. Se tu vuoi i dividendi, a me va benissimo, vuoi vivere di rendita senza intaccare il patrimonio ma prendendo i dividendi, va benissimo, ma non serve che questa cosa sia automatica, te li stacchi tu quando hai bisogno tu dei soldi, ok? Puoi dire una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, una volta all'anno, so che ho delle spese, so che voglio spendere tot, tu vendi un pezzo del tuo patrimonio, non serve che ti venga dato il dividendo, perché poi magari non ti serve quel pezzo, però il dividendo te l'hanno dato, la tassa l'hai pagata. Quindi cosa succede? Alcune persone poi usano
i soldi ricevuti tramite dividendi per ricomprare nuove quote, incrementare le loro posizioni, ma a questo punto lo stanno facendo con meno soldi, perché anziché farlo con 100 lo stanno facendo con 74 magari, ok? Perché hanno pagato le tasse con quei 26 euro, quindi avranno dei rendimenti minori perché hanno messo dentro di nuovo meno soldi. Quindi mai strumenti a distribuzione, ok? Mai. Non esiste un caso in cui, secondo me, se qualcuno non è d'accordo lasciatemi un commento e parliamone, però secondo me non esiste mai un caso in cui uno strumento a distribuzione abbia senso. Mai, neanche se vuoi dividendi, te li fai comunque a mano. Poi parliamo di emittenti. Allora, io sto trattando tantissime cose, mi sto dilungando molto, ma volevo aiutarti un attimo a capire. L'emittente chi è? Beh, l'emittente è chi ha emesso, diciamo, quel fondo. Chi è che l'ha emesso? Chi è che l'ha creato? Chi è che lo sta gestendo? E sono importanti o no? Certo che sono importanti, ma allo stesso tempo non lo sono, come il discorso dell'anzianità del fondo. Mi interessa relativamente. Se io replico i 100 titoli più grandi d'Italia, mi interessa poco questa cosa. Rischio solvibilità, rischio emittente, sì, certo, ce l'ho, ma se stiamo parlando non di ETN, ma di ETF, ad esempio, quando io replico le 100 aziende italiane a più alta capitalizzazione, a me interessa relativamente di questa emittente, perché i soldi sono separati dal patrimonio dell'emittente, quindi l'emittente fallisce, a me non interessa. Quello che però ti potrebbe interessare, ecco perché è giusto dire, questo è un ragionamento teorico, è questo, cioè mi fallisce un emittente piccolo, probabilmente questa cosa potrebbe succedere, più difficile che fallisca un emittente grande. E poi può essere che tu questi soldi li hai indietro, questo sicuramente, ma magari ci metti un po' più di tempo per averli indietro. Quindi queste sono tutte cose, diciamo, che riguardano patrimoni sopra i 2 milioni, ma anche ben oltre 2 milioni di euro. Cioè mi fallisce l'emittente X, a meno che mi sono andato proprio a cercare l'ultimo degli ultimi come emittente, intanto questa cosa non succede. Se succede comunque i soldi li ho indietro. Poi per carità, certo, se ho tot milioni, sai, stare con i soldi bloccati per un mese, 2 mesi, 3 mesi, magari anche 6 mesi, comincia a essere un problema, quindi lì sì, ha senso diversificare per emittente, ma non è il caso della maggior parte delle persone. Quindi io questa cosa te la dico, te l'ho spiegata velocemente, ma solamente per pur parler, ecco, solamente a livello di educazione finanziaria. Poi l'atto pratico per adesso è una cosa di cui ti puoi anche dimenticare. Copertura valutaria, dai, siamo quasi alla fine di questo, ahimè, lungo video, ma che ti fa capire quanti punti e quante virgole poi ti fregano se non le conosci tutte. Questa è solamente la punta dell'iceberg. Copertura valutaria, il famoso hedging. Allora, qua abbiamo tante cose da dire. Intanto spieghiamo cos'è l'hedging. No, non lo dice la parola esattamente in questo caso, ma è la protezione dal rischio di cambio, dal rischio valuta. Quindi io compro qualcosa che ha, non so, una valuta in dollaro, è peccato che però io sono in Europa, quindi se il dollaro va male io poi ho una svalutazione, però vivo in Europa dove c'è l'euro, quindi questa cosa potrebbe essere o positiva o negativa per me, per un discorso di valuta, e quindi è una cosa di cui dobbiamo parlare, perché tu ti puoi tutelare, puoi comprare una sorta di assicurazione, diciamo, prodotti hedgiati che dicono: guarda, non farti problemi, io ti riconosco il valore in euro, ok, questo è in dollaro, hedging in euro, quindi a te non deve importare come va il dollaro, perché io ti riconosco il valore in euro. Allora, ha senso? Non ha senso? Qua è difficile. Cioè è semplice, te la semplifico. Quando noi parliamo di azioni, strumenti di azionariato, secondo me non ha mai senso, perché a meno che tu non stai andando a comprare, non so, Padella SPA di Brambilla e company, non ha senso, perché magari hai in portafoglio delle aziende come Apple che vendono telefoni in tutto il mondo, quindi Apple incassa in una serie di tante altre valute, mi incassi in yen giapponesi, mi incassi in dollari ovviamente, mi incassi in rubli, mi incassi in quello che vuoi, quindi una sorta di hedging io con le azioni già ce l'ho, perché queste aziende trattano un sacco di altre valute, quindi lo fanno, diciamo, loro l'hedging in automatico, quindi mi interessa relativamente questa cosa, e ha un costo l'hedging, questa è la cosa importante da dire. Quindi nel momento in cui io scelgo l'hedging, io scelgo di pagare, perché questa è una sorta di assicurazione che io pago, quindi ho la certezza di pagarla per un evento che però è incerto, ed è incerto al 50%, perché la scelta che io
io faccio può andare bene o può andare male, ma le probabilità che questa cosa accada sono del 50%. Quindi il valore atteso di questa operazione di hedging per me è 0. Quindi da una parte ho va come va, dall'altra parte ho pago sicuramente l'hedging, poi come va, però di sicuro sto pagando. Quindi per un discorso banalmente monetario, statistico, quando io tratto di azioni, l'hedging non ha quasi, perché poi dipende dal caso specifico tuo, non ha quasi mai senso. Potrebbe aver senso quando parliamo di obbligazioni, ecco, perché? Perché l'obbligazione tu la compri non per avere rendimenti, so che qua cascano gli asini, ma tu l'obbligazione la compri perché vuoi ridurre la volatilità. Poi, a meno che il tuo portafoglio non sia 100% obbligazionario, lì quello però è un altro discorso. Quindi se io voglio ridurre la volatilità, magari l'hedging mi può interessare, perché io rinuncio a un ulteriore rendimento, perché l'hedging lo pago, ma non ho, diciamo, la seccatura di dire se le cose vanno bene, vanno molto bene, se le cose vanno male, però vanno un po' più male. Quindi a me non interessa che le cose vadano un po' meglio, ok? Mi interessa che non vadano un po' peggio. Quindi forse con strumenti obbligazionari, ETF obbligazionari, ecco, l'hedging potrebbe avere senso. Però io ripeterò sempre tanto questa cosa, cioè che bisogna vedere il caso specifico. Però in generale, quando noi parliamo di hedging, tieni per buona questa cosa. Azioni assolutamente no, obbligazioni sì. Poi vediamo di arrivare al dunque. ETP a gestione attiva o passiva? Beh, qua la questione è molto semplice, e io fra poco ti lascio. Gli strumenti a gestione attiva, secondo me, non hanno alcun senso ad esistere. Numero uno, perché i costi cominciano a salire. D'altronde, se devo pagare un gestore che attivamente fa qualcosa, compie delle decisioni, beh, lo devo pagare. Se invece ho uno strumento a gestione passiva, io so che la strategia è quella, fine, c'è il robot che la segue, quindi non devo fare assolutamente nulla. Però, ecco, al di là di un discorso di costi, la gestione attiva rispetto a quella passiva introduce un discorso banale di valore atteso. Cioè io non so come vanno le cose in futuro, quindi che senso ha per me pagare una gestione attiva quando tanto non lo so come va il futuro? Io però so questa cosa perché è una statistica che ho, cioè non è che ce l'ho io, le statistiche esistono e sono fatti. Io però so che le gestioni attive sottoperformano le passive, quindi banalmente io non ho alcun motivo di dover scegliere una gestione attiva rispetto a una passiva. Quindi fine, la questione su gestioni attive e passive secondo me la liquidiamo così? Assolutamente no. Stiamo parlando di ETP, di ETF eccetera, perché mi devo andare di nuovo a cacciare dentro una gestione attiva? Uno, mi costa di più come il fondo in banca, due, tanto sottoperforma, che non vuol dire che perda soldi, però sottoperforma un altro tipo di strategia che è quella passiva, e me lo dice la statistica, quindi non c'è proprio nulla da discutere riguardo. Io direi che ti ringrazio, questo video è stato molto lungo, spero di non essere stato troppo confusionario, però ho cercato di comprimere tutta la questione ETP in 30 minuti e spero di esserci riuscito. Noi ci vediamo al prossimo video che parla di immobiliare, perché fra le cose da fare per capire come investire dobbiamo anche capire quelle da non fare, e quella che non devi fare è investire nell'immobiliare in Italia, ma lo vediamo nel prossimo video. Io ti ringrazio, se hai delle domande lasciamele sempre nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!